Sono Andrea Vignone, ho 28 anni e oggi inizia finalmente il mio percorso per raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissato 4 anni fa. A gennaio 2017 ho avuto un brutto incidente. In quel brutto crash il mio braccio destro ha avuto la peggio. I medici erano molto negativi sulla cosa, alcuni volevano addirittura amputarmi il braccio, altri invece dicevano che solo Madre Natura avrebbe potuto fare miracoli. Pensavo che avrei corso in moto per tutta la vita e all'improvviso mi sono accorto che forse non era più possibile. Fortunatamente dopo una lunga ricerca ho trovato un team di specializzati che oltre ad avere delle ottime capacità, e sono davvero i numeri uno nella chirurgia dell'arto superiore, hanno anche capito il mio stato d'animo e credevano in quello che io pensavo in quel momento. Io non ero assolutamente intenzionato a smettere, soprattutto a smettere quello che davvero amo fare, anzi, volevo alzare l'asticella e puntare ancora più in alto. Dopo svariati interventi e oltre 2 anni di stop, sono riuscito a recuperare pian piano e oggi sono qui, più determinato che mai. Uno dei sogni più grandi è quello di arrivare a correre una delle gare di enduro più difficili al mondo, l'Erzberg Rodeo. Oggi inizia finalmente il percorso per cercare di realizzare questo sogno. In questo momento sono in viaggio con il mio van camperizzato e proprio qua dietro ho la mia piccola grande Gas Gas. Sto andando a trovare gli amici di Camoletto Racing in modo da capire bene tutti i passaggi per raggiungere questo obiettivo. Ciao Max! Ciao Andrea! Tutto bene? Bene. Da dove sei il viaggio? Sì dai, è andato bene, tutto a posto. Non proprio, iniziamo bene quest'anno. Iniziamo bene l'annata. Yes. Dai. Mi aspetti dentro? Certo. Prendo la moto. Dai. Andrea l'ho conosciuto alla mia prima esperienza di italiano estremo, che era a Genova, nel luglio 2021. E l'ho conosciuto al sabato alle prove libere dei big, perciò dei gold, e siamo andati a vedere la salita più impegnativa del tracciato, che era la salita del pole, e lì abbiamo visto diversi piloti che la facevano, cadevano e ci provavano a farla, e ho notato Andrea che era lì al bordo della salita che scrutava come facevano gli altri a salire. E è stato lì un bel po', penso che abbia fatto quasi tutte le qualifiche lì, finché è arrivato al limite, diciamo, poi del tempo, che si è preso coraggio, con tutta la determinazione, a gas tutto aperto, l'ha fatta al primo colpo, e da lì in poi ha cominciato a farla più volte finché si sentiva bello determinato, bello capace a farla così. Poi nella manche della gara serale in notturna è riuscito a fare un'ottima gara. Grande Andre! Riesce nell'impresa Andrea Vignone, e con questo passaggio mette la serie ipoteca sulla sua. Arrivo Max. Oh yeah. Ho diversi accessori che ti renderanno la moto ancora più performante per fare l'enduro estremo, e la moto è già molto valida, la base è buona, però la rendiamo ancora più performante per la tua stagione di gare. Bene dai, allora mettiamoci al lavoro.
Ma direi di iniziare dal motore. Iniziamo facendo la messa a punto del motore, mettiamo la massa, la marmitta e andiamo avanti. Bene. Okay. Come prima cosa dobbiamo addolcire il motore della moto, renderlo più performante per quanto riguarda l'enduro estremo. La moto è pressoché similare alla moto d'enduro normale, però ci vogliono delle messe a punto particolari. Adesso andiamo a mettergli la massa volanica per rendere il motore ancora, dargli più trazione, che sia meno veloce a prendere i giri. Poi montiamo una marmitta che migliora anche lì l'erogazione, dandogli un'erogazione più fluida e più corposa. La testa che produco io, che migliora l'erogazione anche lì, sempre per rendere il motore più morbido. La doppia mappatura sul manubrio e poi andiamo a cambiare i rapporti della catena. Useremo come rapporti 12-52 per avere il motore sempre bello pronto per ogni tipo di salita. Allora, il motore l'abbiamo finito adesso direi di passare a ciclistica e protezioni. Dai, mettiamoci al lavoro. Così la finiamo. Andrea, avendo avuto un passato da trialista, ha l'abitudine di usare il manubrio avanzato e rialzato, così si trova più a suo agio. Ho corso dal 1999 al 2006 sulla moto da trial, nei vari campionati nazionali e anche qualche gara di internazionali. In quegli anni sono riuscito a vincere 4 titoli italiani. Sono stati anni fantastici, con mio papà che mi seguiva sempre ad ogni gara e ad ogni allenamento. Questo è un ricordo preziosissimo che porterò sempre con me. L'esperienza del trial comunque mi aiuta tutt'oggi per affrontare i percorsi più tecnici con la moto da enduro. Per quanto riguarda le sospensioni, ci siamo affidati a dei professionisti del settore dove hanno rivisto totalmente la taratura per renderle più soffici per affrontare tutti i tipi di passaggi sulle rocce e hanno accorciate di 2 cm, perciò la moto rimane più bassa di 2 cm, dove migliora il feeling nelle condizioni più avverse. Per quanto riguarda le mousse, gli amici di Raise Mousse hanno realizzato una mousse speciale che si chiama X Edition, che è fatta a palla e ha una mescola speciale per garantire la massima trazione su tutti i tipi di terreno. Per la protezione della moto abbiamo utilizzato i paramani chiusi e poi abbiamo montato il paramotore, proteggi marmitta e protezione grafica in carbonio della Charlo, parasteli della Fork 7 e protezione disco in alluminio posteriore. Per quanto riguarda la targa, abbiamo montato portatarga estraibile da Racing On-Off che produco io, perché Andrea si dovrà allenare su circuiti chiusi e circuiti aperti al pubblico. Per completare il lavoro montiamo le cinghie di traino anteriore e posteriore, perché nell'estremo tornano utili. Adesso che abbiamo completato la moto assieme a Max, parliamo un pochino di abbigliamento e protezioni da usare. Grazie agli amici di Alpinestar che mi hanno dato una grande mano nella scelta di tutto il materiale tecnico, mi proteggerò al massimo senza però penalizzare comodità e comfort quando sono in sella alla mia moto. Quindi partiamo dagli arti inferiori con stivale Alpinestar Tech 7 Enduro, questo qua riferimento sul mercato, con ginocchiera tutore Bionic 7 e poi a completare il tutto pantaloncino protettivo e pantalone da moto classico. Quindi questo qua è un modello molto robusto con degli inserti elasticizzati che mi permetterà di muovermi al meglio quando sono in moto. Per la parte superiore invece pettorina modello Sequence, questa qua è un modello molto protettivo ma che comunque mi garantisce un'ottima libertà di movimento. Ovviamente per il mio braccio andrò a usare una fascia medica apposita e poi infine abbiamo la maglietta, anche questa qua Alpinestar personalizzata da 0 a estremo. Per i guanti invece ho scelto il modello Techstar, che sono questi qua. È un modello non troppo protettivo, però mi dà davvero una sensibilità pazzesca, sia quando magari sono in parti tecniche a spingere la moto, sia qualora dovessi avere dei problemi tecnici nella moto, un problema meccanico, sicuramente mi aiuterà un sacco, quindi anche questo perfetto. Andiamo adesso a parlare del casco.
La testa è il punto più importante e bisogna proteggerla al meglio. Quindi ho scelto questo casco integrale con sistema MIPS. MIPS significa Multidirectional Impact Protection System e è praticamente un sistema di protezione contro gli impatti multidirezionali. Questo apposito sistema infatti è una seconda calotta all'interno del casco che permette di muovere leggermente di circa 1 cm, 1,5 cm. Quindi in caso di urto angolare va a smorzare tutto l'impatto che il casco subisce, andando a ridurre notevolmente il rischio di avere dei traumi cranici. Infine, la parte della visibilità da non sottovalutare assolutamente. Gli occhiali sono quelli che ci faranno vedere al meglio tutto il tracciato, quindi ho scelto il modello X-Fan. Questi qua sono molto leggeri ma comunque robusti. Abbiamo due opzioni: lente fumé per quando magari c'è tanta luce e si è sempre al sole, oppure la lente trasparente che mi aiuterà quando ci sono frequenti cambi di ombre. In caso di fango o condizioni particolari ci sono anche i roll-off oppure i classici tear-off per avere sempre una mascherina pulita. Oggi finalmente salgo in sella a questa Super GasGas EC300 in versione enduro estremo. Per prima cosa devo pensare a regolare correttamente tutti i comandi, quindi la leva della frizione e del freno anteriore mi piacciono in una posizione abbastanza neutra, sia per far lavorare il braccio sempre in asse, sia per avere un comodo accesso in ogni situazione, quindi da seduto, da in piedi o magari mentre sto spingendo. Idem per le pedaline del cambio e del freno posteriore, una posizione abbastanza in linea con le pedane per favorire l'accesso quando sono in piedi. Ora che è tutto regolato come piace a me, posso finalmente accendere il motore, salire in sella e vedere come reagisce la mia motina. Le prime impressioni in sella sono molto positive. Ogni componente risponde al meglio. So che ci sarà comunque tanto da lavorare, quindi non è facile. Mi impegnerò comunque al massimo per raggiungere il mio obiettivo e per affrontare una delle gare più difficili del mondo, l'Erzberg Rodeo. Oggi prima vera session di allenamento specifico per l'Erzberg Rodeo. Come tutti sappiamo è una gara difficilissima che ha all'interno tantissime sezioni, salite, discese, muri, parti lente, parti veloci. Bisogna cercare di impegnarsi e allenare ogni aspetto, quindi nelle salite a farla da padrone sarà tenere il gas spalancato, ci sono dei salitoni anche da 70-80 metri da terza piena.
Nelle discese ci sono alcune discese molto smosse con piene di pietroni, quindi equilibrio, cercare sempre col freno dietro di aiutarsi e non esagerare col freno davanti, se no ci si chiude lo sterzo, vogliamo di sotto. Per le sezioni più difficili, dove il fisico sarà davvero messo a durissima prova, come il kart dinner, bisogna avere un giusto mix di equilibrio in moto, posizionamento della moto anche da fermo, quindi aiutarsi molto con le braccia, un piede a terra, spostare la moto. E poi ci sono delle parti molto veloci, non solo per il prologo del sabato, dove più che una gara di enduro sembrerebbe quasi una gara di MotoGP, visto che si raggiungono picchi di velocità oltre 130 all'ora, ma anche nella domenica ci sono delle sezioni molto veloci che collegano magari delle parti tecniche. Anche qua bisogna tenere gas spalancato su questo brecciolino da cava che non tiene niente, bisogna stare attenti, non fare errori e cercare di recuperare un po' di fiato per poi affrontare la sezione tecnica successiva. Oh! Oh, fra! Stai bene? Madosca! Non me l'aspettavo così. Oh, l'ho ripreso, L'hai preso? Minchia, vabbè, moto? l'unica nota positiva. Aspetta che... Cavolo, sono arrivato lungo. Porca vacca. Guarda qui. Sul tronco. Anche il paramano mi sa. Ah, minchia. C'è la leva tutta storta pure. Oh, fra, ne approfittiamo per far vedere i fari dello zaino. Tanto dobbiamo mettere a posto. È vero? Dai. Ci sta. C'è stato un piccolo imprevisto e nella caduta ho piegato anche la leva della frizione e il paramano, quindi nell'occasione di risistemarlo voglio farvi vedere cosa tengo nello zainetto e cosa mi porto con me quando vado a fare i miei giri di allenamento. Magari può venire utile a qualcuno. Quindi apriamo, tasca principale e tiriamo fuori subito gli attrezzi. Questi qua sono quelli del kit originale Gas che danno in dotazione con la moto. Io ho solo aggiunto una piccola pinza pappagallo regolabile che può venire sempre utile in ogni occasione. In secondo luogo c'è il kit medico di primo soccorso. Questo qui per me ha due funzioni. Ovviamente la prima è di soccorso, qualora dovessi cadere o aver bisogno, posso medicarmi velocemente. La seconda è anche un rito scaramantico. Noi piloti abbiamo tutte queste fisse, lo porto sempre con me e sono in pace con me stesso. Apriamo velocemente, ci sono ovviamente garze, cerotti, un pochino di soluzione disinfettante. Ho aggiunto una torcia in caso dovessi perdermi o segnalare dove sono. C'è anche la copertina termica qualora ci sia del freddo. Porto sempre i documenti della moto e poi un cinquantello, non si sa mai, a fine giro se sono stato bravo la meritata merenda ci sta.
All'interno c'è la sacca idrica, questa qua è da 1,5 litri, la riempio sempre con l'acqua, magari qualche sale o integratore. Poi un piccolo accessorietto per quando si va nei boschi in esplorazione o come in questo caso magari sono in un bosco un pochino secco. Magari trovo qualche albero caduto o qualcosa che mi ostruisce il passaggio. Questa qui è una catena e viene sempre utile per farsi strada in qualsiasi situazione. Comoda, leggera e soprattutto molto molto piccola. Taschina interna, qua c'è qualche ricambietto, un paio di guanti monouso, una falsa maglia, nastro isolante e una candela di riserva. Abbiamo ancora una tasca dove tengo qualche gel o barretta energetica, un gilet o comunque un antivento, magari cambia il meteo, abbiamo da fare un trasferimento, può venirci freddo, con questo siamo protetti. E poi, come sempre, fascette, a più non posso. Adesso sistemo un pochino tutto e ci mettiamo a riparare il paramano e la leva della frizione con la giusta inclinazione. Ok, meno male che qua ci ho messo un giro di Teflon da idraulico, così si è mossa e non ha rotto la leva. Questo è sempre importante, non stringere troppo le viti dei paramani e delle leve. Ora vediamo. Ok, adesso ho sistemato tutto, metto a posto tutti i ricambietti, tutti gli attrezzi e torno a casa che la giornata di allenamento è finita. Ciao Andre, Buongiorno, come stai? Bene. Com'è andata? Bene, te lavoro? Tutto a posto. Ti ho già preparato un po' qua, Grazie. Prendo un piatto. Acqua? Acqua naturale, va, grazie. Io e Andrea ci siamo conosciuti al centro revisioni circa 6 anni fa, quando io ho portato la mia Vespa a revisionare, e diciamo che è stato amore a prima vista. Difatti, dopo qualche sera siamo usciti e abbiamo cominciato a raccontarci di tutte le nostre avventure. Dopo quella sera ho capito subito che Andrea era un appassionato di 2 ruote, soprattutto di trial, bici e scooter. Devo andare in moto perché è un botto che non vado in moto. Bisognerebbe trovare dei Cotto. ramponi così. È difficile trovarli. Ci sono solo all'erba. Cioè, sono pietraie proprio. Quei salitoni lì, secondo me ci sono solo lì, qua in giro, impossibili. Vabbè, magari riusciamo a trovarli con tuo papà. È dura. Boh, Però basta andare in potrebbe moto. fare. Basta Sì. andare in moto e sono contento. infatti. E un giorno del 2017, a gennaio, il fratello di Andrea mi ha chiamato mentre ero sotto la doccia e non so, ho avuto un istinto di dover rispondere per forza. Difatti era una situazione abbastanza grave perché mi disse che erano all'ospedale e che era caduto in bici. E il vero problema è che quando mi ha chiamato ho percepito subito che c'era qualcosa che non andava. Difatti mi sono subito asciugata i capelli e sono partita per andare a vedere cosa stava succedendo. E quando sono arrivata, Andrea ha scoperto il proprio braccio dal lenzuolo dell'ospedale e lì mi sono sentita veramente un vuoto dentro lo stomaco perché ho capito che sarebbe stata una cosa da cui non saremmo mai tornati indietro. Dopo l'incidente Andrea si è posto tantissimi obiettivi lavorativi. Difatti il nostro, rapporto si è sgretolato molto perché ci siamo allontanati. Questa lontananza ci ha fatto capire che quello che volevamo veramente era vivere delle avventure insieme e cercare nel miglior modo possibile di riviversi e ritrovarsi. Andrea è una persona molto determinata, difatti quello che mi piace di più in assoluto è che è una persona molto molto ferma su quello che decide e sugli obiettivi che si pone per il futuro.
Quello che più mi ha colpito forse in assoluto è anche lo spirito di aggregazione, perché lui quando è insieme ad altre persone cerca sempre di insegnare un po' a tutti. Difatti è stato così anche per me, nel senso che mi ha insegnato ad andare in bici, mi ha insegnato a guidare la moto a marce, cioè è sempre stato una persona molto aggregante. Andiamo in direzione Courmayeur. Una figata, i sentieri qua erano davvero belli. E nonostante questo, comunque, quello che più mi piace di Andrea è che quando parla soprattutto di diciamo esperienze parla sempre al plurale, quindi vuole sempre condividerle con qualcuno e spesso quella persona sono io o sono i nostri amici o la nostra famiglia. Quest'anno Andrea ha deciso di intraprendere questo grande progetto, correre l'Erzberg Rodeo. È una gara difficilissima e soprattutto molto estrema, pochissimi atleti arrivano in fondo. Ovviamente la prima preoccupazione sarà non farsi male, ma soprattutto tenere protetto il braccio. Andrea sarà sicuramente molto attento, ma nonostante questo noi saremo lì per incoraggiarlo e per sostenerlo. Durante questi anni ho sempre seguito Andrea in ogni singola gara che ha fatto e diciamo che le mie mansioni vanno sia da ingrassare la catena appena arriva con la moto, sia a cucinargli la pasta alle 5:30 del mattino. All'Erzberg sarà proprio così, difatti cercherò di aiutarlo nel miglior modo possibile, ma soprattutto per più cose possibili. Non sarò da sola, ma alla gara ci saranno anche suo papà e alcuni suoi amici che cercheranno di sostenerlo non solamente fuori dal campo gara, ma anche e soprattutto nei sentieri e nelle pietraie, cercando di incoraggiarlo e sostenerlo per poter portare a termine questa avventura. Sono le 3 e niente, adesso stiamo tornando alla base, al furgone, dal parcheggio. Allora Max, sono tornato qua da te in officina perché ok, ho fatto i primi giri, però mi serve un po' qualche consiglio sulla manutenzione che posso fare anche io da casa da solo. Ma la moto com'è andata? Ma la Non moto ti avrò detto direi, niente. sì, la moto direi molto bene. Secondo me le modifiche che mi hai consigliato vanno molto bene Ottimo. e anche quando c'è un pochino poco grip o in condizioni più brutte, il motore più dolce secondo me mi aiuta anche ad avere più Certo. trazione dietro. Poi se hai bisogno di motore giri il gas e lei va. E lì ci siamo, sì sì. Adesso bisogna lubrificarla bene e poi devi controllare tutta la bologneria, perché Ok. comunque la moto usandola in gara ha molte sollecitazioni. Ok. E perciò dalle viti del motore, viti corona, dischi eccetera. Poi lubrificare bene i comandi perché la moto sia bella fluida e bella facile da utilizzare durante l'utilizzo. Ok, quindi Mi anche raccomando. controllare che con le vibrazioni non si smolli niente, Certo, rimanga certo. tutto bene. Per non avere brutte sorprese durante la gara. Ok, bene. Grazie allora. Eccomi qui. Sono appena tornato a casa, ero prima da Max Camoletto e mi ha fatto vedere qualcosa che per la manutenzione sicuramente mi verrà utile. Detto ciò, l'Erzberg si sta avvicinando e l'ansia inizia un pochino a farsi sentire. Sarà una gara tutt'altro che semplice, ma da prossima settimana cambio leggermente allenamento e andrò a girare con un atleta che ne sa davvero tante. Ehi, ciao Vigna, com'è? Tutto bene te? Bene, bene, dai. Ma allora, sta Erzberg? Si sta avvicinando la data. Figo, figo. Allora oggi facciamo un po' di allenamento con questi bike. Dai, andiamo. Dai.
Sono Francesco Colombo, un atleta professionista di downhill e corro principalmente Coppa del Mondo e circuiti internazionali. Oltre al downhill ovviamente pratico tutte le discipline della mountain bike, quindi anche enduro e e-bike. Infatti mi piace un sacco passare giornate nella natura con le mie bici e da ora voglio trasmetterla anche agli altri. Infatti ho fatto il corso in federazione come maestro istruttore e oggi sono qui con Andrea Vignone per spiegargli 2 o 3 cosette riguardo al mondo dell'e-bike. Ok, eccoci arrivati qui, questo è un posto dove ci sono varie sezioni molto interessanti su cui voglio farti lavorare oggi con questi e-bike. In primis i muretti. Salire un muretto di solito in moto si usa il gas e basta, mentre invece in bici si deve usare il corpo, quindi lavoriamo un po' sullo spostamento e sulla tecnica giusta per salire questi muretti. Poi invece una cosa molto importante, le linee, la scelta delle linee. Anch'io vado in moto d'inverno e vedo che la scelta delle linee viene un po' amena perché si ha il motore, si ha il gas, invece in bici è molto importante, quindi lavoriamo bene sulla scelta e sulla fluidità delle linee e sicuramente ti potrà servire poi sulle estreme. E poi voglio anche pensare un po' alla discesa, perché immagino che lì ci saranno discese molto tecniche, quindi lavoriamo un po' sul spostamento del peso e soprattutto sui freni, specialmente quello davanti, quindi direi che non c'è tempo da perdere e andiamo. Dai, andiamo. Con le bike ho scoperto un nuovo modo di godermi la bicicletta. Non è un patimento continuo per chi come me non si allena costantemente e solamente in bici, ma posso godermi anche le escursioni e i giri che faccio, facendo un ottimo fondo e allenando il fiato, ma sempre con il divertimento posizionato al primo posto. L'allenamento di oggi è stato molto utile e sicuramente le dritte che mi ha dato Francesco mi serviranno durante l'Herzberg. Cercherò di allenarmi più spesso in e-bike, ma l'allenamento outdoor non è tutto, bisogna allenarsi anche in palestra.
Sono Enrico Santamaria, personal trainer certificato FIPE e NSCA, Accademia Nazionale di Strength and Conditioning americana. Faccio questo lavoro ormai da 5 anni e ho recentemente aperto RNS Studio, dove mi occupo di seguire in percorsi personalizzati diversi tipi di utenza, come per esempio una persona che ha obiettivi prettamente estetici fino ad arrivare a preparazioni atletiche specifiche per varie discipline, come può essere il caso del nostro Vigno. Quando Vigno mi ha chiesto una mano per questa sua sfida, che è non solo fisica ma anche mentale, ho subito sottolineato l'importanza di quello che è un percorso. Non basta venire in palestra e fare un allenamento, tutto deve essere inserito in un contesto più grande e ogni fase e ogni allenamento deve servire alla fase successiva. Vigno ha molta poca esperienza in palestra, infatti non potremo subito partire a cannone, full gas come direbbe lui. Si dovrà prima lavorare molto sulla tecnica, bisognerà imparare i movimenti principali, bisognerà imparare a muoversi sotto carico, dopodiché sicuramente si passerà a un lavoro più dedicato al miglioramento, all'aumento della forza massima. Medio, sali, coordini con la gamba, scendi, sali, coordini e scendi. Semplicemente per riscaldare un po' in generale, far scorrere un po' di sangue, alzare la temperatura corporea, così almeno ci prepariamo poi a fare il riscaldamento specifico. Arrivi in massima flessione, stendi bene anche la cervicale, lì, e torni a flettere. Ho parlato di forza perché la forza è sicuramente la qualità più importante di tutte. Se non sei forte, difficilmente sarai veloce, difficilmente sarai esplosivo, difficilmente sarai rapido e probabilmente migliorare la propria forza aiuterà anche ad essere più resistenti. Di conseguenza, prima di lavorare nello specifico a ciascuna di queste qualità, bisogna avere una base solida. Ed è quello che cercheremo di fare in questo primo periodo. È una cosa diversa, è come, si chiama bracing in inglese. Comunque devi cercare di compattare tutta la zona del core tenendo l'aria dentro, non buttandola mai fuori. La butti fuori quando completi la ripetizione. Infatti in ogni ripetizione resettiamo la tecnica, rifai il setup e rifai la respirazione. Aria, accompagno, gluteo. E torno giù. Sei un tantino troppo indietro e troppo accosciato, bravo. Se mi trasli un po' in avanti il tutto, prediligendo diciamo un movimento dell'anca piuttosto che un avanzamento del ginocchio. Ricordati che il ginocchio deve stare sotto l'anca non è uno squat. Aria, parti piano e acceleri. Bene. Quando si parla di preparazione atletica, la parola chiave è specificità e può sembrare complicato, ma in realtà è un discorso molto intuitivo. Semplicemente si tratta di avvicinare il più possibile l'allenamento in palestra a quelli che sono i movimenti e le qualità principali che vengono utilizzate durante la disciplina, specialmente nel giorno di gara. Vai a spingere cercando di mantenere sempre la posizione della scapola. Nel senso che un pochettino ovviamente si andrà a muovere, perché non siamo dei petti di pollo messi uno sopra l'altro. La cosa importante è cercare di non perdere il setup quando arrivi a fine concentrica. Semplicemente quando arrivi in cima, nella foga di spingere, non devi fare questo, non devi perdere la spalla e la scapola. Io così ho perso tutto. Adesso sono potenzialmente in pericolo, infortunio. Invece, sempre in posizione, scendi, non arrivi più di così a livello nel senso di flessione, cerchiamo sempre di rispettare quella che è la tua mobilità, quindi più o meno 90 gradi in flessione, mi hai detto, arriverai più o meno fin qua e poi cerchiamo di estendere fin dove riesci, che sarà più o meno fin qua, perché non hai una completa estensione, che comunque è un quantitativo di ROM decente, ecco. Impettito e non scendere più di così. Vai su, ok, fai un movimento continuo, lento a scendere, su. In particolare nella sessione di oggi lavoreremo sulla tecnica dello stacco da terra con bilanciere, che è uno degli esercizi che più si presta al lavoro della forza massimale.
Lavoreremo un pochettino sulla spinta, ovviamente rispettando quelle che sono le limitazioni di Vigno dovute all'infortunio. Poi ci sarà del lavoro sul core, quindi muscolatura profonda dell'addome, glutei, in generale tutto ciò che si occupa di stabilizzare bacino e colonna. E poi retroverto il bacino e contraggo l'addome e il gluteo. Cioè, hai capito qual è il discorso? Guarda il mio bacino cosa fa. Guarda il mio bacino cosa fa. Non perdere. Lì. 3, 2, 1, stop. E infine, visto che Vigno mi ha detto di avere grossi problemi di affaticamento all'impugnatura durante le gare, faremo un ultimo ripassino per concludere la seduta sul grip, ovvero sulla forza dell'impugnatura, cosa molto importante e molto sottovalutata quando si tratta di enduro. Vai. Non ripartire, come sei partito, non riaggiustare. È storto. Non riaggiustarti. Quella di oggi è stata solo la prima giornata di allenamento. Nel corso del tempo Enrico mi ha già detto che implementeremo altri esercizi e modificheremo tutta la scheda di lavoro, ma sono contento di poter intraprendere questo percorso e di concentrarmi, di dedicare del tempo anche a questa parte di allenamento che sarà sicuramente importantissima. È stato un periodo di allenamento senza motore, ma adesso devo ritornare in sella e a dare del gran gas. Al prologo dell'Erzberg mi aspetteranno delle velocità davvero pazzesche, quindi sono riuscito tramite 1000 giri a trovare questo rider, ed è un rider davvero fortissimo, che mi darà un pochino una mano, correggerà i miei errori, le mie pecche nella guida, e sicuramente un'occasione così non mi ricapita tutti i giorni, quindi voglio sfruttarla al meglio. Adesso preparo bene tutto il borsone, la cassetta degli attrezzi, le ruote, le mousse da 19 e carico tutto sul furgone perché domani vado finalmente a allenarmi con lui. L'Erzberg Rodeo è una gara di enduro estremo, ma ci sono dei punti, come ad esempio nel prologo del sabato, dove si raggiungono delle velocità da fuori di testa. Quindi è arrivato il momento di andare in pista con questa belva, la moto da cross. Scopriamola insieme. Sono in viaggio qua sul mio furgone camperizzato e dietro ho una moto leggermente diversa da quella che uso di solito. Infatti devo cercare di allenarmi anche alla velocità e abituare il mio occhio a queste velocità davvero altissime, visto che all'Erzberg non ci sono solo delle parti tecniche ed estreme, ma soprattutto il sabato sarà davvero una battaglia solo contro il cronometro. Proprio per questo il modo più veloce per allenarsi è farlo con una moto da cross e in una pista da cross.
Sono quindi in viaggio verso Savignano sul Panaro, qua vicino a Modena, dove incontrerò una persona davvero speciale che sicuramente saprà darmi qualche consiglio, correggere qualche mio errore, visto che lui di gas ne dà davvero tanto. È lui! Buongiorno, Buongiorno, Allora, Com'è? tutto a posto, te? Bene, bene. Sei in forma? Sì, dai, abbastanza. Ti ho visto già che giravi lì. Ma sì, dai, ho fatto qualche giro. Mamma mia, che andare. Bene, te sei pronto oggi? Sì, dai. Un po'? Mi dai qualche dritta? Vediamo, dai, cosa c'è. Piano, mi raccomando. Sono Alberto Forato, pilota SM Action Gas Gas, faccio l'MXGP. Ho vinto l'italiano nel 2012 con l'85 e nel 2015 col 2,5 e ho fatto terzo all'Europeo 2019, 2,5 e quest'anno faccio il mondiale MXGP con la Gas Gas 4,5. Oggi siamo qui a Savignano in pista e Vigno mi ha chiesto una mano per questo suo progetto e questa sua preparazione per l'Erzberg e adesso oggi lavoreremo un po' sulla velocità, un po' sull'occhio degli avversari, anche se saremo purtroppo solo noi, però ci lavoreremo un po' più il possibile visto che lui in enduro non è molto abituato e poi vedremo se ci stupirà o meno. Io sono fiducioso. Cioè, tu fai sempre enduro di solito, non fai molto motocross, quindi non tanto. assolutamente. E nell'enduro corri sempre da solo, Sì. in uno. Lì invece sarete in tanti, Lì c'è quindi magari- ci vuole un po' di bagarre, un po' di un occhio, insomma, perché è una cosa fondamentale, come con gli altri. Devi avere l'occhio di riuscire a vedere e anche a prevedere dove vanno. E poi cercheremo un po' di fare un po' di velocità, perché come abbiamo detto puntiamo tutto sul prologo e poi dopo la domenica ci pensiamo, intanto facciamo il sabato. Ok. E quindi faremo quello, poi vediamo dove pecchi un po'. Cosa succede? Dove pecchi un po' e da lì in base, come la pista è scivolosa e non penso che lì sul ghiaione tenga tanto di più. Sarà così, Sarà una roba così. simile. Quindi faremo un po' di dirapate, sicuro ci scappo, però vediamo, dai, un po' di velocità riusciamo a farla e poi dipende da te. Dai, vediamo un attimino Dipende da te come vai e cosa vediamo. succede. Sì, facciamo un bel lavoro.
Allora, abbiamo fatto un pochino qualche giro, come vedi sono un pochino rigido, mi sento un po' come un pesce fuor d'acqua. Ma sì, è un po' rigidino. Sicuramente il terreno non ti aiuta, così duro e scivoloso, e i salti, che so che tu hai paura, un po' quelli ti fanno un po' irrigidire. Esatto. Però adesso lavoreremo, vediamo, dai, stasera se riusciamo a fare tutti e 3 i salti finali. Dai, bene, bene. Comunque una cosa di positivo c'è sicuramente che il terreno secondo me sarà abbastanza simile a quello dell'Erzberg. Sicuramente sì, perché è una cava, sarà duro, sarà scivoloso e quindi sicuramente il terreno sarà molto simile. Adesso c'è solo da vedere di prendere velocità. Esatto, ma dimmi una cosa, lasciamo da parte un attimino i salti che sappiamo, questa cosa qua ho proprio paura anche per il braccio e tutto. Li mettiamo un attimo da parte, ma più che altro nelle curve, cioè come fai ad andare così forte? Cioè tipo prima eravamo vicini nei canali, io sì, stavo nel canale, pian piano acceleravo, te proprio appena entravi nel canale in appoggio, davi gas e andavi subito via, proprio mi prendevi i metri. Ma sicuramente, a parte l'esperienza, a parte che lo faccio sempre, quando sento che dove tiene, che ho fiducia, ci do. Tu fai fatica sicuramente, non facendolo mai, a sentire questo limite di dove c'è la sicurezza che puoi accelerare o dove no. E comunque anche la velocità è una questione di abitudine che ti viene col tempo. Certo, sicuramente subito dici se vado troppo forte poi cosa succede, non conosco il limite, non conosco io bene o male e lo dovrei un po' conoscere più o meno. Certo. E quindi anche sicuramente è quello, è una cosa di testa anche. Sì, l'ho notato. Tipo come hai visto quella sezione della pista, quelle 3 o 4 curvette, lì mi sentivo un po' meglio, andavo anche proprio lì meglio. Ci davi proprio più gas, sono usciti la curva, io quando ero in cima mi sono girato e ho sentito che tu ci hai dato gas fino in cima. Esatto. Mentre quando su altri punti eri proprio come panico, adesso cosa facciamo? Esatto, mi sentivo un po' sulle uova, diciamo. Sicuramente. Mentre con le partenze, vabbè, speriamo di arrivare alla domenica dell'Erzberg, abbiamo provato qualche cancelletto. Là non ci sarà il cancelletto, non ho nemmeno io la bassa moto davanti, però lì secondo me con una buona reazione tanto ci sarà la bandiera o un elastico, non sarà un cancelletto. Sì, sicuramente è una cosa molto diversa. Esatto, non è troppo male, ecco. E invece tu che di gare di mondiale ne hai fatte già tante, dammi qualche dritta più che altro per come gestire magari anche tutta la pressione e l'ansia nei giorni prima, perché... Sicuramente ce ne sarà tanta, te lo dico già, ce ne sarà tanta di sicuro. E il mio consiglio è cerca di restare più tranquillo possibile, non voler strafare, perché tanto quello sai fare quello e non è che puoi fare di più, puoi inventarti di fare Jarvis. Certo. Perché quello è quello che sai fare e tu devi fare quello, basta. Di per sé se ci pensi non è una cosa, però è normale, io le gare ne faccio sempre e l'agitazione c'è sempre, la tensione è normale, se no un po' lo facciamo anche per questo secondo me, ci piace questa cosa. Sì, il brividino che ti viene è bello. E ricordati soprattutto di respirare tanto, perché può capitare sicuramente un po' per l'agitazione, un po' quando parti in mezzo agli altri, che vai in apnea. E quando sei in apnea dopo un po' ti inizia a mancare il fiato, il fiatone e da lì è un punto di non ritorno. Quando hai superato quel limite lì non recuperi più, inizi e ti stanchi prima perché meno ossigeno arriva a te, meno ossigeno arriva ai muscoli e quindi vai in affanno e poi non ti riprendi più se continui, anche perché la gara dura 4 ore, no? Quindi hai di tempo, non sarà sicuramente tutta al limite perché 4 ore sono lunghe, però sicuramente respirare è fondamentale, starci molto attenti anche noi, anche per noi che facciamo 35 minuti tutto gas, quando siamo sui salti cerchiamo di respirare il più possibile, recuperare un pochino. Sì. Per quello che si può, non è che no, poi vuoi se non gare che parti a manetta, arrivi a manetta. Sì. Non è facile, questa cosa qua secondo me è da gestire bene, nel senso se riesco a trovare un giusto equilibrio sicuramente può essere una marcia in più.
Come dici te, devo approcciarla come se fosse quasi una giornata di allenamento, per Sì, dire. sì, Solo in un posto diverso. Certo, che non è, io te lo dico, non è possibile. Lo so. Non è possibile, perché te lo posso dire, è come l'esame a scuola. E tutti ti dicono, ma è facile. E tu, sì, ok, è facile, ma finché non lo fai, poi dopo che l'hai fatto dici, Madonna, se sapevo che era così. Però lì per lì, finché non l'hai fatto, hai sempre, e arrivare a una gara è sempre una gara. Poi questa qua è importante, ci tengo, c'è tutta certo, una storia, è un po' come, dietro. Siamo come qua per te la gara di casa, esatto. Bravo, sì, capito? No, rispetto alla mia moto d'enduro questa moto qua cambia un sacco. La mia è un 300 due tempi, questa qua è un 2,5 4, ma va al doppio. Va al doppio, sì. C'ha un motore che è pauroso. Tutti dicono, il 2,5 non va. Il cavolo che non va, cioè sotto va comunque già tanto, ma poi in alto più che altro il motore è infinito, cioè prima che arrivi al limitatore. Sì, sicuramente, poi perché lo sai bene, nell'enduro con una moto così non vai da nessuna parte. No. Poi questa la sento proprio molto più rigida di sospensioni, anche quando prendi i buchi, le buchette, le sento di più nelle braccia, magari perché non ci sono abituato. È molto più sostenuta, ovviamente perché poi deve affrontare i salti grossi, impatti diversi, quindi è tutto diverso. La moto da enduro e la moto da estremo ancora di più, molla, lo sai bene tu, le gomme, le mousse. È tutto un lavoro completamente diverso. Dai, magari allora ci mettiamo il casco, mi fai vedere ancora due cosine sui salti andiamo, e nelle curve. Bravo, andiamo. Dai. La giornata di oggi sicuramente è stata molto produttiva, anche perché quando mi ricapita l'occasione di poter girare con Alberto Forato e di ricevere dei consigli da un pilota come lui. Quindi abbiamo lavorato un pochino sulle curve, sbagliavo, stavo un po' troppo in piedi, quindi mi ha consigliato in alcune curve di appoggiarmi bene ai canali, di sfruttare il piede interno fuori dalla pedana. Poi mi ha dato qualche consiglio, mi ha corretto soprattutto la mia posizione sulle pedane, dei piedi sulle pedane, visto che li tenevo un pochino troppo sul tallone e a volte anche un pochino spaperati, forse colpa del trial. Quindi piedi molto più in punta sulla pedana, in questo modo si riesce a sfruttare molto meglio la leva di tutto il piede, si riesce a caricare di più la moto, ad avere più grip, in generale si ha una scorrevolezza migliore, si riesce a guidare molto meglio e questa cosa l'ho notata parecchio. Sui salti è una mia carenza, non vado spesso in pista da cross e in più ho molta paura per il braccio. Quindi ho migliorato comunque dalla mattina, ma entrare in una pista nuova, affrontare dei salti nuovi non è stato facile, quindi qui ci sarà sicuramente da lavorare, anche se non sarà il focus principale all'Erzberg. Abbiamo poi lavorato infine sulle partenze, qui mi ha dato qualche consiglio, un pochino sedermi sulla punta della sella, come tenere puntata la frizione in partenza, questo serve molto, anche perché senza il gancio davanti bisogna stare attenti, nel senso se io do tutto il gas e mollo di botto la frizione c'è il rischio che mi cappotto, quindi modulare bene. Abbiamo fatto anche qualche prova di partenza e diciamo che c'è da lavorare, ovviamente lui ha un'esperienza pazzesca, io non ho molta esperienza, però non è andata troppo male. Sono molto contento di aver passato questa giornata con Alberto e lo ringrazio molto per tutti gli insegnamenti che mi ha dato. Adesso si torna a casa con un bel bagaglio di esperienza e con nuovi punti su cui lavorare. È stato un allenamento davvero faticoso, ma sono super contento perché grazie ai consigli di Alberto oggi è stata una super giornata e sicuramente mi verranno utili durante il prologo. C'è da lavorare, c'è molto da lavorare, soprattutto nei salti dove il braccio lo patisco abbastanza, però sono qua apposta per combattere, per provare a raggiungere questo traguardo. La parte di allenamento per il prologo è stata fatta,
ma adesso bisogna pensare alla domenica, alla tecnica e a preparare al meglio l'Air Scramble, quindi è il momento di risalire in sella sulla moto da tria. Sono Natalino, per gli amici Natta, il papà di Andrea Vignone, Crazy Vigno. A Andrea ho regalato la prima mini tria all'età di 6 anni. L'ho comprata così per gioco, mi piaceva, c'erano degli altri ragazzini qua che andavano e gliel'ho regalata da quando l'ha vista, è stato un amore da subito. Tornava da scuola, mi diceva di andare in moto, visto che le piaceva, che andava bene, che si appassionava. Mi ricordo anche la prima caduta che ho volato giù Don Burrone, io spaventatissimo, ho detto qui non andrà più in moto. Invece rideva, mi rincuorava a me, che io mi ero spaventato e niente. Abbiamo cominciato poi con le prime garette, poi il regionale e poi il trofeo beta, il mini trial nel trofeo beta. Andava benissimo, le prime gare abbiamo cominciato ad andare bene, vinceva, faceva dei buoni risultati, le piaceva e tutto. Poi con l'80 e avanti. Andrea è sempre stato appassionato di motori, abbiamo finito poi, abbiamo vinto diversi campionati italiani col mini tria, con l'80 e poi basta, poi di lì siamo passati alla velocità e poi con gli scooter e avanti. Adesso siamo qua con la moto da enduro, in preparazione di Eseberg e avanti così. Non riesco mai a starci più dietro perché è sempre lì che mi chiede di andare a fare allenamento, di portare di qua, di andare a girare e bene, adesso vedremo questo Eseberg come andrà a finire, è un'altra avventura anche questa. A posto, ho fatto benzina, manutenzione ordinaria, ho fatto il filtro, olio catena, ho registrato le leve. Ok. Basta. Dai. È perfetto, ho fatto un giro, la moto è a posto. Possiamo caricare, carichiamo sulla mia macchina. Sì. Purtroppo nelle cose belle succedono anche delle cose brutte. Nel 2017 ho avuto un bruttissimo incidente con le bici, tra l'altro, mentre accompagnavo dei ragazzini, forse perché si è distratto, forse cosa, è caduto giù da un muro, si è rotto un braccio, frattura bruttissima. Interventi a non finire, è durato più di un anno, un sacco di interventi, poi fortunatamente abbiamo trovato un'equipe a Modena che è riuscito a sistemarle il braccio alla bene meglio. Comunque Andrea è sempre stato positivo, ci ha sempre creduto, ci ha messo tanto del suo e ha recuperato bene, non ha più il braccio che aveva prima, però lui è contento così, va bene così, dice che vuole andare avanti così e basta, ci crede. Adesso vuole fare questo Eseberg e andremo a fare anche l'Eseberg e vedremo, speriamo bene. Sarà una gara diversa da tutte le altre, molto importante, molto difficile, speriamo bene, dai.
Dietro a sinistra, Ok, piano, dentro qua, chiudi, destra, ok, giù, sposta qua. Fa un po' strano ritrovarmi qua ai piedi della scogliera, ripensando a 18 anni fa, quando Andrea l'ho messo sulla prima moto da tria, sul primo tantino, era una cosa incredibile. E poi con l'80, qua venivamo spesso con l'80 perché col cinquantino qua era già difficile arrivarci col monomarcia, e con l'80 qua ci venivamo spesso a allenarsi. Abbiamo passato degli anni 2 o 3 volte alla settimana a fare allenamento assieme, alla domenica il giro con gli amici, sono passati un sacco di anni. Però adesso rivederlo di nuovo qua, dopo un po' di pause dovute all'infortunio eccetera eccetera, e per prepararsi per l'Eseberg che vorrà andare a fare a giugno, è una bella emozione. E adesso con la moto da tria lo vedo un pelino ancora in difficoltà, perché non va mai con la moto da tria, fa poco allenamento, va molto più spesso con questa, con quella da enduro, però comunque io sono convinto che andare una volta o 2 alla settimana per 2 o 3 settimane recupera in fretta, perché comunque Andrea ha un talento incredibile, riesce subito a adattarsi velocemente, quindi sicuramente se andasse un po' con la moto da tria recupera in fretta a quello che era, via. Il trial, l'enduro estremo, è importantissimo. Uno che ha imparato con la moto da tria e poi usa la moto da enduro sicuramente è avvantaggiato in una maniera incredibile, perché comunque l'enduro estremo si avvicina molto al trial, roba del genere. Difatti vediamo che i vari campioni, Jarvis, Braziugiak, tutta quella gente lì arriva dal tria, e quindi il tria aiuta tantissimo. Io vedo che quando le poche volte che vado con la moto d'enduro, che io con la moto d'enduro vado poco e vado a girare con gente che va con la moto d'enduro, vado benissimo, mi trovo bene, specialmente nel difficile, e quindi la moto da tria aiuta tantissimo. Essere qui oggi non è soltanto una giornata di allenamento, ma è anche una grande emozione, proprio perché mi sembra di fare un viaggio nel passato e di rivivere i ricordi di quando ero piccolino. Infatti qua ho passato tantissimi giorni della mia infanzia assieme a Natta, mio papà, ad allenarci con l'80ino. All'inizio proprio non riuscivo ad andare, ma ha insegnato a tenere la frizione, come usare i freni, è proprio stato una palestrina di allenamento. Ad oggi sono cambiate tantissime cose, ma una cosa che non cambia mai è il fatto di emozionarmi. Infatti ogni volta che vado con mio papà è sempre una cosa a sé, nel senso, in moto ci vado spesso, tante esperienze, però quando sono in moto con papà è sempre diverso. Ci stimoliamo un po' a vicenda, anche se gli anni passano, non solo per me ma anche per lui, però non molla niente, è sempre una gran bella esperienza passare del tempo insieme. In quest'ultimo periodo cercherò di passare qualche giornata sulla moto da trial, anche con papà, e poi comunque continuerò ad allenarmi in tutte le altre discipline, quindi un pochino di bici, un pochino di palestra, ogni tanto con la moto da cross, per prepararmi al meglio, e ovviamente delle giornate saranno anche con la moto da enduro estremo, proprio per continuare su questa linea ad allenarmi e arrivare il più pronto possibile alla gara che verrà il prossimo mese. I miei ruoli all'Eseberg molteplici. Prima di tutto autista, a tempo pieno, del camper, carrello, e quindi d'altronde l'ho sempre fatto, l'autista continuerò a farlo. E poi là
Mi occuperò un po' di assistenza, cambio gomme, benzina, supporto Andrea, un po' di supporto nelle zone più difficili, nei trasferimenti, di aiutarlo il più possibile, non solo, cuoco e tutto quanto, dovrò occuparmi un po' di tutto. Ci sarà da divertirsi sicuramente, sarà una bella settimana impegnativa. È da oltre un anno che sto lavorando a questo progetto, è davvero una gara, un obiettivo super ambizioso e per nulla facile, ma voglio far vedere a tutti e dimostrare che con l'impegno e la dedizione si riescono a incastrare anche gli allenamenti e il tempo che si dedica a passare in moto in mezzo alla vita quotidiana, in mezzo al lavoro e a tutti gli impegni di ogni persona. All'Erzberg non sarà solamente una gara contro gli altri, ma principalmente una battaglia contro me stesso. Quindi farò tutto il necessario per cercare di arrivare il più avanti possibile, dando davvero tutto il meglio di me. Chi l'avrebbe mai detto di potermi trovare qui, in viaggio? Sono partito da zero, in un letto di ospedale, quando volevano addirittura amputarmi un braccio. Oggi siamo in viaggio in direzione Austria. Natta sta guidando il camper, mi porta sempre ovunque in queste trasferte lunghissime. Ho tutto il supporto che mi serve per questa impresa. Beatrice, che sarà in giro a scattare le foto per il giornale. Francesco, dietro la videocamera a seguire la gara. E Sofia, che come sempre mi aiuterà ovunque e comunque. Non sarà facile, ci saranno molte difficoltà in questi giorni, ma come sempre non mi arrenderò davanti a nulla. Sono pronto. Ah, per così lo potresti. Ma cosa dici? Anche così è un po' storto. Giusto che non vada giù da sta roba e lì ci sta la moto. Oh, siamo arrivati a... Grande, abbiamo trovato un posto top. Se ci mettiamo giù nella polvere è un'altra storia, Giù era una Ah, poco che bomba, fa. Che da 0 in 3. Qua la moto. Questo? Questo di qua. Dove? È zoppa davanti. Poi è sceso. Sì, sì. Aiuto? Chiudiamo un po' dietro. Già. È già partita.
E già è partito. E già un po' di rumorino l'ha fatto. Comunque ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati da guardare i video a solo riuscire a iscriversi già non avremmo mai pensato. Spero che basti quello che abbiamo fatto. All'iceberg. All'iceberg. Andiamo. Già sei buono. 5. Buona si finge. Buono. Questo è buono buono. Poi lì magari si prende dentro, si prende le tire. Dai Pa, andiamo a vedere due salite, va? Sì, andiamo. Andiamo. Mi hanno staccato la pipetta. Bello cattivo. Dai, su, sali, andiamo. Da quel cespuglietto, ok, ma dopo? Vai di là, Geile Tage mit euch hier beim Grand Tour.
Mitas Light Climb, la gara che fanno qui al giovedì. Ce ne sono di tutti i colori, qualcuno che va forte, qualcuno che cappotta, e guardiamo un po' cosa fanno i ragazzi, dopodiché andiamo a vedere un pochino il prologo e cosa ci aspetta a noi domani. Occhio! Qua il prologo, tutta la prima parte su un terrazzamento della cava, poi abbiamo queste due salite grosse e poi si va nella parte di dietro, solo che andiamo che viene a diluviare, no? Guarda come è cambiato il tempo in 3 minuti, è incredibile. Sei la salita, abbiamo Sì, provato a fare un pezzo di l'ultima. corsa, siamo caduti giù come... Minchia, ho preso un freddo, raga. C'era Natta così in mezzo alla strada. Oh, salvami! C'aveva gli occhiali che gli servivano. Le bici non è meglio dentro? Adesso le mettiamo. Mettiamo là. Mettiamo là. Apri dentro la tenda. Madonna, diluvio di brutto. Aspetta. Questa con la sala girata. Aspetta. Raga, salgo solo io, facciamo così. Tu vuoi tanto mano? Mi sei cambiato, prova a fare. Tutto il sottobosco così. Già che ti ho detto, guarda qua che c'è già mezzo lepe, cos'è adesso? Non si asciuga mica. Secondo me col 13,50. Quarta, quinta, si vede. Palo 21, frenare qua prima di sta pietra. Si arriva di sta gomma, si frena, si arriva forte, bisogna. Abbiamo tolto il 14, messo il 13. Ora un po' di chiave dinamometrica perché se no mi sbaglio a stringere. E secondo me va meglio. Non ci sono i rettilinei che ci sono negli scorsi anni. È sempre veloce ma non così tanto. Quindi secondo me 13,50 può essere la rapportatura giusta. E tornantini da fare in terza invece che in seconda. E poi nel toboga, credo o terza o quarta, non lo so ancora bene, però vediamo di fare del nostro meglio. Devo stringerlo bene, se no mi si svita di sicuro. Da vedere che spagniamo il cambio. Stretto. Anche perché fosse stato asciutto un conto, ma tutto il pomeriggio che piove, quindi anche questa è un'incognita. Speriamo smetta, perché se domani mentre c'è la gara del prologo piove, che andare a 100 all'ora con la pioggia, numero 1 le lenti mi durano 3 curve e numero 2 impiastri da non vedere più niente. Sì che è così per tutti, ma sarebbe meglio se per tutti fosse una bella giornata soleggiata e divertirsi. Giusto, Fra? Giusto. Comunque è tosta la situazione. Oggi siamo partiti con buonissime speranze, stamattina il tempo era perfetto, c'era il sole, ma verso le 10:30, 11 è iniziato a diluviare. Pensavamo diluviasse solo una volta, poi ha smesso e già ci siamo bagnati una volta. Tornato il sole, siamo andati con Natta per fare il prologo, per vedere e fare tutto il track walk del prologo, ma a metà prologo ha ricominciato a diluviare e ci siamo lavati, cioè come dei pazzi, con le bici a scendere giù da sta cava, un freddo boia in maniche corte. Non abbiamo riprese perché eravamo già impegnati a sopravvivere,
Abbiamo guardato un po' il prologo, è diverso dagli altri anni, quindi abbiamo accorciato i rapporti, fatto 2 modifiche alla moto perché c'è meno veloce e si va sempre in queste stradine come se fosse una pista da bob, con ai bordi i mucchi di terra che delimitano tutta la strada. Stasera vado giù per consegnare le casacche di Francesco e di tutti noi. Si è rimesso a diluviare, sono stato giù 2 ore. C'è un po' di ansia, sono le 10:30 e voglio andare a dormire, a riposarmi un po', anche perché oggi la giornata è stata lunga tra riprese, pensare alla gara, pensare a quello, a quell'altro. È durissima. E domani sveglia... Buonanotte! Domani sveglia per le 7:30. Mi devo vestire normale, ritornare giù al race office, dove ci sono le nostre casacche che ci verranno riconsegnate. Vengo qua, facciamo colazione, prendiamo le casacche, ci riorganizziamo con le camere, con tutto e si parte per il prologo. Non ho ancora capito bene a che ora partirò, credo intorno alle 10. Se parto anche alle 10:50 ancora meglio perché abbiamo più tempo per organizzarci. Adesso cerchiamo di backuppare tutte le camere e andiamo a Nanna. Ce ne abbiamo ancora un'oretta tra una valle e l'altra. Quindi dal day 2 a domani. Vai, mettila a livello, va. A livello di quella... Sopra, sotto? Che arrivi, che la vedi lì. Natta, la mettiamo qua. E tu porti questa, Sofì. Sì. La scaldo un po', sento come va. Vado a farmi 2 salite là, dalla training area. Ok. Giusto da capire com'è il terreno, 2 robe. Poi vengo in lì. Ok. Tanto c'ho l'orologio. Devo essere lì alle 10:30. Sì. C'è scritto 10:45, arrivo un po' prima. O quindi 40 minuti. Questo qua è di Claudio? Cioè no, L'hai fatta bene la dritta? Sì. Sofi! Prendi un cacciavite. Prendi un cacciavite a taglio.
sono passato lì. Bene o no? Qua? Sì? Qua? Io ti ho passato. Ma mi hai fatto la foto o no? No. E non ho fatto grandi errori. In cima alla salita lì mi ricordavo fosse molto più dritto. Sono arrivato lungo e poi ho dovuto un po' fare la chicane, ma bene. E in alto, da dove inizia la discesa, c'erano dei massi così in mezzo alla pista. Mi sono giocato un paio di jolly da lasciarci la vita. Però tutto bene, lì ho guidato normale, non ne avevo tanto di più. Però nella parte qui sotto bene e nel veloce secondo me da Dio, cioè stavo giù in carena, sono riuscito a fare quelle 2 curve che speravo a manetta così, con la ruota dietro non so la velocità, ero così gasato che mi sono anche scordato di accendere l'orologio. Vabbè, adesso andiamo al camper e guardiamo il tempo e via. Neanche qua? Porca Eva. Neanche qua? 69! Vignale Andrea! Ah, grande! Numero magico questo, eh! Dai, va bene. 7,50 e 94. Ci avevo azzeccato coi tempi della Insta. Grande. 69esimo, porta fortuna, eh. Dai! Dai! Sabato, day 4 qua ad Herzberg, oggi secondo prologo. Siamo qua alla partenza, guardiamo i big e vanno davvero forte. Facciamo un paio di riprese, dopodiché si torna al camper, alla tenda. Devo prepararmi, è durissima, bisogna cercare di abbassare quei 6 secondi che mi dividono dalla prima fila. Non so dove trovarli, anche perché il terreno oggi è più asciutto, quindi più scivoloso, molto polveroso e iniziano ad esserci dei buchi nel tracciato abbastanza grandi. Cerchiamo di far bene, portarla a casa e poi se me la sento spingo, se non me la sento vedo di non far danni, di non cadere, che la gara è domani, quella vera, e domani pesante. Ma la fuori di testa sono
dei buchi, ragazzi. C'erano dei buchi? Mi è scappato il manubrio così. Non sapevo dove era. Era difficile, la stradina era un casino. Era molto peggio, anche lì dove eri te, Fra, poco prima, ma c'erano dei buchi giganti. Provavo un po' a evitarli, ma al bordo della strada ci sono delle pietre troppo grosse, non riesci a evitarli bene. Ok. Quindi ho fatto quello che potevo. Adesso guardiamo. La strada nel veloce, dove c'era da far giusto, 0 errori. Con le 2 curve lassù che ieri ho detto devo farle in pieno, oggi cioè non ero pieno ma ho fatto cioè però molto più veloce. Ok. Poi vediamo. Guarda come sei bollata, l'ha lanciata, tum. Guarda quanto. Perché l'ha lanciata? Quello del KTM con KTM Andrea. Stato un giorno lì. Sono saltato lungo. È saltato lungo? No, io. Sì. Quello lì è saltato alto, quando ha atterrato si è scappato È stato in piedi per miracolo. Ma per miracolo, poi la moto così, c'è rimasto a bandiera. Dai, Poi guardiamo. ho provato a salire. Prologo, giorno 2, appena concluso. Cosa stiamo facendo? Grazie anche all'aiuto di Sofia che non si direbbe ma ne fa del suo. Abbiamo lavato la moto, fatto un veloce check, cambiato l'olio del cambio perché in questi 2 giorni l'abbiamo spinta proprio al massimo, punta di 129 all'ora, roba da pazzi. Abbiamo guardato i dati prima del GPS. Poi accorciato rapporti per domani 12,50 e catena anche l'abbiamo cambiata per avere la giusta lunghezza dell'interasse. Poi Max Camoletto ha preparato una testa apposta. Ieri avevo l'altra testa, quella da lungo. Per domani abbiamo la testa da estremo. Gomma Borilli Super Soft con la Mousse Rise Mousse X Edition appena montata. Questa è nuovissima, guarda quanto è morbida, guarda che roba. Cioè il tassello si spiattella, è una roba incredibile. Sembra chewing gum. Infatti spero mi duri domani, ma dalle prove che abbiamo fatto sembra durare. Che altro abbiamo fatto? Un po' di rabbocco dell'olio del miscelatore per avere il serbatoio non troppo pieno ma a un livello giusto. Occhio al disco lì, Sofi. Sì, non l'ho preso. Filtro nuovo e basta. Vabbè, il setting delle sospensioni. Qua abbiamo cambiato. Con Rigo abbiamo sviluppato anche il setting da prologo che abbiamo usato nei scorsi 2 giorni. Per domani uso il mio solito setting da enduro estremo. Per oggi sono questi i lavori che facciamo. Domani mattina mi preparo bene lo zaino, sacca idrica, tanto partiamo alle 2:30. Sacca idrica e poi mettiamo un paio di chiavi e io direi una leva per ogni comando, quindi leva cambio, leva freno dietro, importantissima, perché se per caso ti si spacca devi fare delle discese lunghissime, non ce la fai. Leva frizione, leva freno davanti e basta. Una falsa maglia, una candela e poi c'ho del fil di ferro, un paio di elastici. Questo, non è che posso portarmi in un'officina dietro. Abbiamo fatto il pieno di benza. Pieno di benza l'ha fatto Sofi. Non so che altro dire. Bisogna un po' riposarsi anche. Sì, adesso andiamo a riposarci.
che era quella che... Puoi anche lasciarle, quando chiudi si chiude nella tenda. Ormai ci siamo, tornare indietro ormai non si può più. Siamo arrivati fino qua, benissimo, contenti. Oggi poi vediamo. Vediamo Andrea, noi faremo da supporter tutto il possibile e cercherà di fare meglio che può e poi va benissimo. Già oltre le aspettative, tutto bene, siamo stati veramente bene. Speriamo di continuare così. Il tracciato è una cosa veramente, uno per capire dovrebbe venire qua e vedere com'è, perché è una cosa difficilissima. Allora, c'è chi lo fa, quindi è impossibile non fare. Andrea, appena parti, mandami la posizione attuale, Sì. Ok. C'è il braccio. Non sei con... Te la lego? Vieni, qua c'è il sacco. Mi raccomando. Speriamo di non perdere sta roba. Nazza, ci sentiamo al telefono, ok? Sì, siamo d'accordo con Frank e ci vediamo in fondo. Natta, metti il cavalletto nel... Ciao Muzzi. Amore, Dopo. mi raccomando, ok? Ho dato un'occhiata, mi sono messo qua per non essere né troppo esterno né troppo interno perché ci sono più pozzanghere, quindi speriamo che sia una scelta giusta. 5 moto a fianco a me, c'è Paul Tarres, prenderemo dei sassi in faccia.
checkpoint 17. Sono a 3 ore e 20 di gara, ma non ce la faccio più. Mi viene da piangere. Amore. Amore, sei stato bravissimo. Sei stato bravissimo, amore. Sei morto? No, sono contento. Bravo, amore. Non so come fare. Adesso ti riposi 10 minuti e poi vai. Il 17 lo conquistiamo, ok? C'è troppa gente che si è messa in coda. Adesso tuo papà ti dà una mano. Cazzo sei dura. Bravo, amore. Grazie. Questo percorso è iniziato da un sogno, in un letto di ospedale. Ci ho sempre creduto, non mi sono mai arreso. Non è stato facile, ma un passo alla volta ho cominciato a riprendere, a tornare in sella, ad acquisire resistenza e le capacità che avevo prima. Poco più di un anno fa ho voluto iniziare con una nuova disciplina, l'enduro, e subito dopo specializzarmi sempre di più con l'enduro estremo. Oggi sono qui, in questa cava immensa, e sono riuscito a compiere questa impresa. Concludo quarto degli italiani, al 95esimo posto assoluto, ben oltre le mie aspettative. Il progetto da zero estremo è stata una grande avventura e di sicuro non sarei riuscito nell'impresa senza il supporto di tutti coloro che hanno creduto in me. Ma questo non è un arrivo, è soltanto l'inizio di un grande percorso. Ora bisogna alzare l'asticella. Fine, sono a metà tra il checkpoint 18 e 17. Finito il tempo, manca 4 minuti. Non so cosa devo fare, perché mi sa che lì sopra non ce la faccio io a salire. È finito il tempo, raga. Sono arrivato al 17, 10 in meno della fine e un po' dopo la metà. Sono stracontento, davvero. Super.
lì davanti stanno facendo le foto altri ragazzi, c'è Sandra Gomez, piloti spagnoli, c'è lo sciatore Hirsch, o come si chiama perché non mi ricordo nemmeno come mi chiamo io. Siamo arrivati alla fine, raga. È un'emozione pazzesca. Sono troppo contento.